Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la prima parte di gennaio 2023. La lascio lì. Ok, è caduta. L'eremita, amici della Vergine. L'eremita è la vostra carta innanzitutto, quindi siete voi. E insomma, l'eremita parla sempre di un'energia solitaria, di qualcuno che sta facendo un esame interiore. Probabilmente sono venute fuori determinate dinamiche nel periodo precedente che voi state analizzando. E quando c'è la carta dell'eremita si tratta sempre di trovare la vostra verità, quello che è valido per voi, quello che per voi, diciamo, è la zona di sicurezza piuttosto che ehm, di maggior allineamento con voi stessi. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Ripeto, per chi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. E lo ripeto perché trovo ancora commenti che mi chiedono: non trovo l'email. Ok? E sempre sotto nella descrizione del video trovate un sacco di link che potrebbero essere interessanti, come per esempio quello che spiega come unire il messaggio di diversi oroscopi. Trovate il link per partecipare al corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio, e le iscrizioni per il corso di tarocchi sono aperte fino al 15 di gennaio, dopodiché saranno chiuse. Quindi le persone che poi dovessero aderire dopo verranno inserite nel ciclo successivo semplicemente. E, e insomma c'è anche il corso gratuito di tarocchi lì sotto, trovate sempre nella descrizione il link perché ho già pubblicato un corso di tarocchi gratuito e lì lo trovate. Allora, iniziamo con la regina di coppe, un fante di denari, un 8 di bastoni, un 2 di denari al contrario, un 10 di bastoni, un 5 di bastoni e un 10 di denari. Allora, credo che qui si tratti di un cercare la propria strada, principalmente da un punto di vista lavorativo, mi verrebbe da dire. Allora, la regina di coppe può rappresentare una persona vicino a voi, potrebbe essere, visto che normalmente fa anche riferimento alla madre, potrebbe essere vostra madre, ripeto, una persona a cui fate riferimento, o voi, e l'attitudine da madre che avete nei confronti di voi stessi piuttosto che nei confronti di un figlio o di un progetto. Il fante di denari è un'energia che si applica con dedizione, con studio, con passione. È una persona che sta lavorando a qualche cosa. C'è un certo tipo di progetto, c'è questo pentacolo a cui sta, diciamo, lavorando. L'otto di bastoni è una carta di grossa energia, movimenti, notizie che arrivano. E qui con il 2 di pentacoli al contrario ho come la sensazione che ci si stia accingendo, qui avete 2 10, alla fine di qualche ciclo. Il 2 di pentacoli normalmente è una carta che parla, se ci fate caso nella figura c'è questo simbolo dell'infinito, e parla di cicli che si ripetono. In questo caso, avendo anche 2 10, sento che è come se ci si stesse accingendo alla fine, alla conclusione di un ciclo. E io sento che non sarà proprio semplice perché comunque c'è un 5 di bastoni, ragazzi. Parla di competizioni, parla di conflitti, di discussioni.
Però ecco, il 10 di bastoni mi dice che c'è un passaggio che affronterete, perché il 10 di bastoni è una carta che dice che è necessario prendere tutto quello che è troppo pesante per voi e fondamentalmente lasciarlo andare. E diciamo che il passaggio potrebbe anche non essere semplice, considerato che c'è questo 5 di bastoni, però abbiamo poi anche un 10 di pentacoli alla fine del periodo e parla di un compimento, parla del raggiungimento di un obiettivo, di premi, e la conclusione felice di un ciclo. È una carta che parla anche di famiglia allargata, di tradizioni, ma andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Wow, cominciamo con un altro 10 di pentacoli, stessa carta della linea sopra. E abbiamo un 8 di pentacoli al contrario. Allora, io credo che questa regina di coppe sia collegata al modo di prendersi cura di chi avete intorno, perché comunque il 10 di pentacoli è la carta della famiglia allargata, però in qualche modo avendo l'8 di pentacoli al contrario, qui c'è qualche cosa che non è stato costante fino ad adesso, o è la presenza di qualcuno in famiglia che non è stato costante, non è stata costante, oppure magari è la vostra presenza, ok? Andiamo avanti, vediamo questo fante di denari, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Abbiamo la morte al contrario. E il cavaliere di bastoni al contrario. Ragazzi, potrebbe anche far riferimento a una persona che state desiderando, non necessariamente a un progetto, ok? E qui ci potrebbe anche essere la volontà di fare un viaggio, di avvicinarsi a questa persona, perché quando il cavaliere di bastoni è al contrario, perché non c'è un movimento reale fisico da parte dell'altro, ma potrebbe esserci questo desiderio da parte vostra di muovervi. Diciamo che nella prima parte del periodo la morte è ancora al contrario, quindi il taglio, diciamo, questa conclusione di ciclo, la sento più verso metà gennaio in realtà. Andiamo avanti, vediamo l'8 di bastoni. E qualche attitudine, qualche tipo di dedizione che bisogna tagliare. È come se foste troppo focalizzati sul mondo esterno e non riusciate a regolare il mondo interno. Abbiamo un 3 di coppe e un altro 3 di bastoni. Sì, io sento che c'è voglia di festeggiare, di fare progetti, di andare avanti, di viaggiare, di scoprire, di nuove avventure. C'è voglia di espansione, c'è voglia di celebrare, di stare bene, di stare allegri, mi viene da dire. C'è voglia anche di raccogliere i frutti, di vedere i risultati, insomma. Andiamo a vedere questo 2 di pentacoli al contrario. Wow, asso di denari, 3 di pentacoli, un altro 3 e un altro 10, 10 di coppe. Allora, è come se qui non ci fossero le basi, cioè la dedizione, l'idea a questo progetto, a questa nuova linea, mi dicono, c'è, però è come se mancasse un progetto, un progetto di base, un progetto solido, parlo proprio del progetto scritto, quello che ha l'elenco di cose da fare, con l'elenco dei costi dei materiali per farlo e cose di questo genere. E per qualcuno si tratta anche di una questione un po' tipo monetaria. Qui vediamo che c'era un 8 di pentacoli al contrario, anche se in realtà le basi non vi mancano avendo questo 10, però è come se per qualcuno questo 8 di denari al contrario raffigura il fatto che in questo momento manca il lavoro, perché non c'è, come vi posso dire, una sorta di sicurezza per intraprendere questo nuovo viaggio. E quello che vedo con il 10 di coppe è un
bisogno probabilmente di trovare anche un'unione a livello emotivo con qualcuno. Io qua vedevo questo bisogno di festeggiare, di sentirsi uniti con qualcuno, sapete, di condividere, perché fondamentalmente è quello, il festeggiare e condividere la gioia, no? Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Mm. Allora, abbiamo un cavaliere di spade, un 9 di spade, la carta dell'imperatore e un 3 di spade. Sì, qui qualche cosa probabilmente non dà la stabilità o non ha dato la stabilità che voi vi aspettavate. C'è voglia di fuga da parte di qualcuno, perché comunque c'è questo cavaliere di spade e sento che per certi versi qualcuno ha voglia di scappare un po' da questi pensieri continui, del bisogno di stabilità, mi verrebbe da dire. O per qualcuno l'imperatore potrebbe rappresentare un padre, quindi una figura da cui è necessario allontanarsi. C'è comunque ancora questo 3 di spade, ragazzi, qualcuno sta ancora soffrendo. E vedendo l'eremita, ho un po' la sensazione che abbiate questa idea geniale, questo nuovo progetto, ma che mancandovi le basi per iniziare a creare un qualche tipo di progetto, mancandovi anche l'appoggio da parte dei vostri familiari, delle persone che vi sono intorno, vi sentiate un po' persi nel come faccio, nel dolore. Ricordiamo che il 3 di spade è il dolore della mente, è il dolore che crea la mente. Andiamo a vedere il 5 di bastoni perché secondo me è collegato a questo 3 di spade. Un altro 5, 5 di spade e fante di spade. Sicuramente dei conflitti ci saranno, ragazzi, per questo tipo di passaggio, di processo. O se non siete in una fase di processo, vi dico che c'è un cambio, perché qui i cicli stanno iniziando a cambiare, ok? Probabilmente, non lo so, se non avete ancora fatto un progetto fino adesso, per esempio, un buon modo per cambiare la vostra linea di tempo è iniziare a fare il progetto, perché io leggo le carte nel momento, cioè diciamo, a voi il messaggio arriva nel momento in cui io faccio la lettura e vi deve servire in via preventiva, ok? Se le cose in questo momento stanno così, si avvererà questo tipo di realtà. Se però io cambio il presente, anche la linea futura cambia. Quindi, se fino adesso non avete fatto questo tipo di progetto o non vi siete informati su che tipi di finanziamento potete chiedere, o magari non avete ancora capito su che persone fare affidamento, e qui vi do consiglio di parlare con gli amici più che con i familiari. Però ecco, sento che potrebbe essere un ottimo momento per fare questo switch, per lasciare indietro tutte quelle che sono le credenze limitanti, ma anche e soprattutto con il 10 di bastoni le aspettative degli altri, ok? Qui c'è qualche cosa che è successo nel passato che vi tormenta ancora, mi verrebbe da dire, perché il 9 di spade è qualcuno che vive nel ricordo del dolore, perché in realtà la situazione in sé non c'è già più. Però probabilmente qui si ha paura di ricadere in qualche dinamica e un po' i conflitti sono per difendervi in questo senso. Il punto è che qui semplicemente dovete tenere d'occhio, diciamo così, il vostro avversario o la persona che avete davanti. Se avete figli, tenete d'occhio i figli perché qui abbiamo due fanti, non stategli troppo addosso in modo palese, però ecco, non sottovalutate certi dettagli, ecco. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli perché è una bellissima carta per chiudere il periodo, perché comunque come vi dicevo è una carta di risultato, di appagamento. Ecco, infatti abbiamo un 2 di pentacoli che si ripresenta e il 9 di bastoni. Allora, qui fondamentalmente vi dicono che avete già raggiunto un certo tipo di obiettivo. Vi ricordo che il 10 di pentacoli è uscito anche qui, era già la carta di apertura periodo. Quindi fondamentalmente grossi movimenti in questo periodo non ce ne sono, a parte il fatto che vi renderete conto di quello che potrete migliorare, mi viene da dire. Quello che è in questo momento il vostro punto di debolezza che si può rinforzare. È chiaro che comunque, come ogni processo, ci sono delle lotte, ci sono delle sfide, fate attenzione ai pettegolezzi, però sento che gli amici in questo senso potrebbero essere un forte aiuto. Continuano a parlarmi di tradizioni, quindi non so se sia un cambio di tipo lavorativo piuttosto che magari di stile di vita, insomma, poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà.
però sento che alla fine imparerete a strutturarvi, imparerete a trovare la vostra zona di comfort, nonostante non abbiate al 100% le sicurezze che vi servirebbero fondamentalmente. Però tenete presente che quando si inizia un'attività, nessuno ha le sicurezze al 100%, il punto è provarci e mantenere alta la fiducia nell'universo, in voi stessi, mantenere alta la vibrazione e continuare a manifestare in modo positivo, credere soprattutto che ce la si possa fare, perché se non siamo noi stessi i primi che crediamo in noi, beh, per gli altri diventa difficile farlo, forse, no? Va bene, andiamo a vedere cosa ci vuole ancora dire Osho, quello che si vede e quello che non si vede della situazione, e poi ho un ultimo oracolo delle fatine. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che ho già pubblicato gli oroscopi del 2023 e sono 4. Quindi se vi interessano c'è la playlist dedicata, li trovate lì. Bene, andiamo a vedere cosa si vede e cosa non si vede. Ok. Sperimentare, bellissima carta ed è un 3 di bastoni, avevate la stessa energia qui. Rallentare, successo, l'esistenza e condivisione. Wow! Allora, ho come l'impressione, perché qui a sperimentare avete l'eremita è la carta del ricercatore, ma è una persona di una certa età, ha un ritmo più lento, ok, rispetto a un giovane e si gode il processo, si gode il passaggio, si gode l'esistenza, condividendo quelli che sono i propri doni. Quindi io credo che qui, ragazzi, vi vogliono dire che l'importante non è tanto quello che si vede all'esterno, ma quanto voi vi godiate tutto questo percorso di apprendimento, indipendentemente da quello che dicono o pensano gli altri. Qui è importante il vostro modo, è un mago, è una carta del mago, il vostro modo di manifestare la vostra realtà, cosa in linea con la vostra anima. E poi condividere, una volta che voi avete scoperto qual è la vostra vera essenza, condividere questa essenza. Sono delle bellissime carte, devo dire. Ecco, forse voi fate un po' fatica a condividere questa essenza, ma perché ci sono tante aspettative intorno a voi, io sento. E quindi probabilmente il fatto di condividere come voi siete effettivamente, anche magari questo dolore che state patendo o le carenze che avete vissuto, insomma, la vediate un po' come una forma di debolezza. In realtà è anche giusto che gli altri sappiano che ci sono certe cose che vi destabilizzano e che quindi anche voi avete bisogno di momenti, diciamo, di pausa, di decompressione. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio con le fatine. Ok. Allora, questa carta parla di manifestare fondamentalmente chiedendo alle stelle. Vi ricordo che nelle stelle si dice sia scritto il destino e quindi qua vi ricorda che quando manifestate di farlo con un focus ben definito. Vi dice che la vostra intuizione vi guiderà liberamente e vi rivelerà quello di cui avete bisogno, quello che avete bisogno di sapere in questa situazione. Sì, le mie traduzioni sono sempre un po' così, però portate pazienza. Viaggio. È tempo di preparare il viaggio. Questa carta è molto bella, avete l'eremita che è una carta di viaggio, avete il 3 di bastoni che è una carta di viaggio, avete qua la carta dello sperimentare, l'8 di bastoni è una carta di viaggio, i cavalli quando ci sono, anche se qua era il contrario, però c'è voglia di movimento, c'è voglia di spostarsi, qui vi dice, voi state pronti, fate la valigia e preparate il passaporto, perché non si sa mai nella vita, può essere un viaggio organizzato o no. È come se vi dicesse un tipo di viaggio sta per arrivare. E poi abbiamo questa carta che parla di guardare in una ho già letto il significato di quella sotto e ho mischiato i due te. Vabbè, guardate in un libro. Allora, qualsiasi questione voi abbiate adesso, potete guardare in un libro e troverete la vostra risposta. Le parole che troverete vi porteranno dentro il vostro lato d'ombra. Ci sono dei giochi che si fanno, non so se lo conoscete, però è proprio quello. Si prende un libro, si fa una domanda
e poi a caso si apre la pagina di questo libro e si punta il dito, tutto con occhi chiusi. Dopodiché voi leggete la frase, un paragrafo, quello che avete tempo di leggere, insomma, e se avete, diciamo, un certo tipo di apertura mentale, in quel tipo di paragrafo, di frase, troverete la risposta alla domanda che avete fatto. Provate a fare, o anche un'altra cosa che si può fare, aprite sempre un libro, diciamo, a caso e fate la somma dei numeri della pagina e poi andate a vedere il significato del numero sempre su internet, anche quello può essere un segnale che si va a cercare. E poi qui abbiamo la carta dell'abbondanza e vi dice di prepararvi a quello che è l'abbondanza in arrivo. Dice di rilasciare qualsiasi tipo di blocco che voi possiate avere perché nell'universo c'è abbastanza abbondanza per tutti. Cari amici della Vergine, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro un inizio 2023 splendido, che possiate iniziare come nuovi e che possiate veramente diventare le persone che volete diventare. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!